quinta puntata. Bentornati su questo mio canale e su questa playlist, questi video dedicati alla modifica della mia Himalaya, secondo i miei gusti, le mie scelte, e le mie tasche e le mie ricerche. Questa è l'ultima puntata delle cose precise, cioè delle cose che ho preso, ok? Cosa parliamo oggi? Sospensioni. Allora, sappiamo che una delle diverse cose che la nostra Himalaya è un po' scarsa sono le sospensioni. Infatti, allora, prendiamo tutti i video che ho fatto precedentemente, quindi i miei 4 video di quelle 4 modifiche criticate e no, apprezzate, odiate, tanto ok, e cancellatele. Ok? La cosa più importante è che se cambiamo l'ultima lettera è anche una bella parola, ma non volevo dire mona, ma il mono. Ok? Allora, è partito tutto dal dire io vorrei avere una moto un po' più comoda, cioè che sia un po' più comoda, che ti fa stare meglio sia in viaggio che in fuoristrada. La soluzione qual è? Noi lo sappiamo. L'ammortizzatore mono della nostra Himalaya è scarso, non è neanche regolabile, col tempo perde la sua efficacia, ha un'escursione ridotta ed è tarato un po' troppo duro, ok? Ci si abitua, ci si abitua a tutto se uno vuole. Poi io non ho esperienze di tante moto come qualcuno magari di voi che mi segue, che ci conosciamo, che ha avuto 3, 10, 20, 40 moto. Io ho l'esperienza della mia Bonneville, delle Vespe e soprattutto delle Vespe perché arrivo dalle Vespe. E io mi sono trovato sempre abbastanza bene, in tutto mi sono fatto i miei viaggi, mi sono fatto i sterrati, cioè io forse è un problema mio o forse poca esperienza, io mi adatto facilmente alle cose, dico per me va bene, riesco a far tutto, ok? Però mi hanno consigliato di cambiare il mono perché la moto cambierebbe da così a così, quindi ho detto perché non proviamo, prendiamolo, cerchiamolo, come faccio a capire quale prendere, quali sono le modifiche importanti da fare? Gruppo Italia Himalaya, gente in giro, se ne parla, si discute, poi ho trovato il video di Sasà che è l'unico che penso abbia pubblicato sui canali YouTube una modifica così qua in Italia perché molte le troviamo all'estero. Ho iniziato a guardarlo, a capire un po' bene i pezzi e i costi e mi sono soffermato così su il mono da 800 euro. La forcella 500-600 euro. Poi tutte le altre modifiche spettacolari, però ve lo ripeto. Ragazzi, noi siamo persone normali. Cioè la usiamo per andare al lavoro, farci giretti, farci viaggetti, ma non siamo persone, almeno le persone normali che hanno l'Himalaya non hanno sponsor, non lo usano per competizioni, quindi magari sì, potresti anche avere i soldi, però potresti anche avere i soldi per comprarla perché magari qualcuno ce li ha, potrebbe usarli tranquillamente o in pensione, cioè non facciamo i conti in tasca alle persone. Però secondo il mio umile e ignorante parere, mettere sull'Himalaya una moto da 5.000 euro, un mono da 800 euro, è esagerato. Quindi, ho cercato tutti questi pezzi che vi ho detto con un prezzo e una qualità ottimo e ci è voluto poco perché sono pochi i ricambi soprattutto per il mono. Quindi siamo finiti a trovare ovviamente yes, sì, YSS o come cavolo si dice, ok, E quindi ho scoperto questo mono, ok? È un mono buono, molto buono. Ho visto che molti malayani comunque anche nel gruppo in giro Italia così se ne parla e lo prendono e sono andato soprattutto a cercare dove comprarlo, dove acquistarlo e magari a un prezzo buono. In giro li trovavo sui 4, 5 qualcosa, cioè costava. Niente, poi ho trovato l'offertona che io sotto in descrizione, sempre in tutti i video metto sempre
Il link diretto dove poterlo vedere o acquistare dei prodotti che parlo o in generale di tutti gli accessori da campeggio, per moto, abbigliamento che utilizzo io. Anzi, ne approfitto che solo ieri sono riuscito a sistemare perché avevo i link per tutta la mia accessoria, attrezzatura e tutto quanto che non andavano da mesi. Alcuni di voi mi avevano scritto anche Ale non va. C'è un problema con Amazon, non lo so, non mi interessa stargli dietro, quindi siccome ho un sito dove mi appoggio col mio motovlog, ok, ho fatto delle pagine dedicate a tutti i miei accessori divisi in attrezzature e accessori moto, abbigliamento, video per fare videoblog, motoblog e per fare moto tendata. Quindi adesso se andate in descrizione li trovate completamente tutti, anche questo mono, per tornare al discorso del mono, sotto la descrizione di questo sito in cui l'ho trovato a 300 euro, ok? Quindi non lo so e l'ho preso, ok? Non so se è in sconto per svuotare il magazzino, non lo so, quindi io vi consiglio che se volete comprarlo andate in descrizione e iniziate a fare ordini su ordini finché l'azienda vi dice no, li abbiamo finiti, aspetta che controlliamo se riusciamo a riordinarli a un prezzo così abbordabile, perché con 300 euro ragazzi mi sono fatto il mono. Poi stando nel sito, continuavo a guardare sul sito, ho detto ma vediamo se comunque c'è anche una forcella migliore di quella, anche se la forcella, vi dico già subito, non è una cosa che sarei andato a cambiare, uno per non spendere soldi in più, anche perché non sentivo la necessità e tutti anche mi consigliavano, meglio inizia fai il mono, forcella potrebbe anche starci. Vabbè, l'ho cercato nel sito IS, ho trovato il codice, sono andato a applicarlo nel sito e l'ho trovato anche nel sito. A quanto? A 200 euro, quindi 5 più 2, 3 più 2, 5, 5,20 con spedizione. Io con 520 euro, ragazzi, ho cambiato tutti gli ammortizzatori della mia Himalaya e sono IS regolabili. Ora ve li faccio vedere e sono contentissimo. Sotto in descrizione sempre il link. Ora ho l'ultima cosa importantissima da montare sulla mia Himalaya, da far montare. Abbiamo tutto, non vedo l'ora, guarda. Spero la prossima settimana dovrei portare tutta a Vicenza. 1, 2, 3 giorni mi montano tutto e non vedo l'ora di finirla, di fare questi video ragazzi e di godermi finalmente l'Himalaya. Ovviamente dopo questo ultimo video di ultimo pezzo che modificherò penso che ci sarà quella in cui vado a prenderla, ve la faccio vedere, vi descrivo tutto e poi andiamo a provarla e non vedo l'ora. Poi parlerò anche comunque di altre possibili modifiche che si potranno fare, ma che io per ora non ho fatto, non penso di fare alcune, cioè altre cose per poterla migliorare, non tanto modificarla esteticamente, ma andare a migliorare in diverse cose. Tiriamo fuori lo scatolo, direttamente dalla Puglia, voilà, super scatolone, ok? Vediamo se con questa ripresa riesco a farvi vedere tutto. Quindi vi ho detto, ho fatto un foglio perché come sempre io ho bisogno di scrivermi le cose che ho trovato anche in un sito molto interessante, no? Dove alla fine dicevano anche nota positiva, in caso di necessità è completamente revisionabile il mono, ok? A differenza di quello originale dove il suo posto giusto è nel bidone del ferro. Vabbè, simpaticissimi. Partiamo, in pratica arriva questo bello scatolone dove dentro c'è sia il mono che le forcelle. Prima guardiamo il mono. Eccolo qua. Io l'ho aperto per controllarlo, vederlo, ok? Super scatola, ok? All'interno ci sono ovviamente adesivi, le istruzioni, la garanzia da registrare nel sito, poi ci sono le istruzioni per il montaggio e dove sono? Le istruzioni per il montaggio e poi per come regolarlo quando si va in giro, infatti ora vi farò vedere. Infatti io andrò in crisi adesso perché sono abituato, come le macchine fotografiche, sono abituato a lavorare in automatico, ok, per dire, no? Faccio come il telefonino, cic, 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 cic. Adesso che invece è una cosa un po' più pro, posso lavorare in manuale, nel senso devo andare a fare le mie regolazioni in base alla strada, a quello che devo fare, quindi siccome per me è ancora un po' complicato a capire come devo gestire in base alla strada, all'asfalto, agli sterrati, che tipi di sterrati, il ritorno, tutte queste robe qua, piano piano devo anche imparare a fare queste cose qui, sia nel mono che nella forcella. Vabbè.
Nelle istruzioni e tutto, gli adesivi, ci sono anche le chiavette che adesso vi faccio vedere perché le chiavette. Eccolo qua. Allora, ben coperto, ok? Vediamo come si vede. Sì, dai, ben coperto da polistirolo, penso, ok? Dentro le istruzioni, una plastica, un sacchetto di plastica con dentro, penso, polistirolo. Eccolo qua. Oh. Allora, vi posso dire subito che sì, sembra che pesa, ma sapete qual è la cosa bella? Pesa la metà del mono originale, quindi se il mono come la marmitta è sui 4 kg e qualcosa, questo è 2, quindi togliamo già 2 kg dalla nostra moto, ok? È bellissimo, è fatto benissimo, ora mi avvicino e ve lo faccio vedere insieme alle chiavette, guardate qua, bello, proprio bello. Allora, rosso, abbiamo diverse regolazioni. Allora, la regolazione qua sopra, che potete vedere qua, ok, si dovrebbe svitare una vite qui con la chiave piccolina che è di serie, ok, per togliere quello che fissa la parte sopra che va a regolare il precarico. Con questo altro aggeggio che ci danno si infila per ruotare, perché ruotando questo si può alzare o abbassare. Questo lo faranno i meccanici quando me lo vanno a montare. Penso in base al mio peso e a come vogliamo gestire la moto, fissiamo il precarico così. Non si può andare a cambiare però sfortunatamente dopo, perché questa parte qua nella nostra Himalaya, non so se sapete, è coperta. Infatti per smontare e rimontare bisogna prendere la moto, smontarla tutta, togliere il serbatoio, togliere la sella, il sottosella, la batteria, perché è nascosto sotto la sella e quindi per smontarlo e montarlo è un casino. E tutta sta parte qua poi sarà coperta, non si potrà più lavorare. Ora non so, nelle istruzioni c'è scritto che è già regolato di suo dalla fabbrica. So che si dovrebbe regolare, penso, a peso. Io peso 80 kg, non andrò via in 2, sarò io con magari bagagli di viaggi o giretti, quindi sui 100 kg lo andrei a regolare, penso. Però è una cosa che i meccanici ne sanno più di me e farò con loro. Quando è montato, ok, le altre 2 regolazioni sono qua sotto. Cosa abbiamo? La regolazione della estensione idraulica, quella che conta di più, alla base del piede. Cioè, montato, noi giocando con questa parte nera che gira verso destra o sinistra, senso orario o senso antiorario, a 30 passi, li chiamo passi come in fotografia, quindi tum, tuc, 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 e poi si sente, vediamo. Ecco, questi sono 30. Dalla metà serve per far diventare più duro o più morbido. Quindi dovrebbe essere che se facciamo autostrada, viaggi sempre dritti in asfalto, lo dovremmo mettere duro, abbastanza duro, ok? Se andiamo a fare invece gli sterrati dovremmo metterlo sul morbido. Non si va subito tutto fino alla fine, verso sinistra, verso destra, ma si va a colpi di 5-10 per capire anche la differenza che poi ci dà andando in giro. Quindi in sterrato dovrebbe essere più morbido e quindi sarà anche più veloce il ritorno. Scopriremo. Poi c'è anche, eccola qua, la regolazione in altezza, utile per modificare l'assetto di guida e l'altezza da terra, che è la parte finale qui, che si svita e si allunga un pochino, vedete qua, di un bel po', dovrebbero essere 2-3 cm. Quindi in base all'altezza mia, in base alla strada e tutto, si va a regolare anche questo. Penso che sarà una cosa fissa che la farò fare fissa e poi ogni volta, capendo poi come funziona, andrò a giocare solo con il ritorno. Ok. L'altra cosa fantastica è completamente revisionabile, quindi non è che finisce, si rompe, lo butti via, si può revisionare. Questo ammortizzatore migliora in modo molto positivo il comportamento standard della moto. È più confortevole, dà al pilota una sensazione più solida ed è più sicuro nell'uso, perché il sistema di smorzamento supportato da azoto è molto efficace. Questa qua secondo me è la prima cosa più importante da fare nella nostra Himalaya, e questo progetto, tutto questo video è nato da questo, cioè la voglia di sistemare questa comodità in moto. Poi, come vi ho detto, nel sito ho visto che con 200 euro in più mi potevo comprare anche le forcelle e quindi il carrello era lì, il pulsante era un click e ho detto ma sì, ma spendiamoli anche questi altri 200 euro. Però ragazzi, mi sono fatto anche le forcelle.
Ora, anche qua, allora ne ho approfittato perché adesso, come vi ho detto negli altri video, devo portare la moto a Vicenza per fare queste modifiche, il tagliando, e anche devono cambiarmi il cuscinetto del manubrio. Per cambiarmi il cuscinetto del manubrio devono smontarmi tutto davanti, quindi mi faccio montare il manubrio e mi faccio montare delle nuove forcelle, anche queste molto meglio. Infatti la forcella della tua Himalaya non ti soddisfa e desideri migliorare le performance su strada e fuori strada? Abbiamo questa soluzione per te. Questo kit include una coppia di PD valvole unitamente a una coppia di molle specifiche, 2 distanziali e una coppia di registri superiori per la regolazione del precarico. Ok, quindi anche questi sono regolabili. Questo stepper rende la forcella completamente regolabile, opzione che si rivela molto utile nella guida in fuoristrada. E quindi i pezzi, eccoli qua. 1, 2. Anche qui stessa configurazione, abbiamo della protezione, e eccoli qua. Queste sono le parti interne che vanno sulla forcella, dove all'interno metteremo queste molle, eccole qua, abbiamo le molle, ci danno l'olio, penso, sì, il fluido da mettere all'interno, e sono regolabili, vi faccio vedere. Sopra quindi appariranno queste due sotto al manubrio che ci permetteranno di regolarle. Si vedono? Si sono messi a fuoco? Spero di sì, ragazzi, spero di sì. E quindi ti dicono, infatti, se giri in senso orario le vai a indurire, se vai in senso antiorario li vai a rendere più morbide. Queste sono sempre utili nel discorso asfalto sempre dritto oppure sterrati. Negli sterrati è meglio metterli un po' più morbidi. Anche qua si gira un po' e si cerca di capire pian piano quanto morbidi diventeranno, e lo scopriremo solo vivendo. Consigliano di farlo sistemare, farlo montare tutto da esperti. Io non lo farei mai, neanche il mono, perché devi smontare mezza moto. Questo è più complicato perché devi proprio aprire la forcella, tirare fuori tutto, tirare fuori l'olio, mettere un tot di olio preciso. Non è già io per mettere la marmita, avete visto, ho rotto una vite, lasciamo stare. Ma la cosa bella di questo è che è assolutamente reversibile, quindi se un giorno diciamo no, non voglio più questa cosa qui, voglio un altro, non voglio, si può ricambiare e rimettere l'altro. Perfetto. Ecco, dopo questa presentazione non sponsorizzata perché ho pagato tutto io, questa è l'ultima modifica che gli faccio fare tutti insieme a Vicenza. Ci rivediamo al prossimo video in cui faremo 2 chiacchiere magari a Vicenza per queste cose qui. La prendiamo, ve la faccio vedere con tutte le cose montate, in dettaglio anche qualcosina. Ricordatevi che sotto in descrizione trovate sempre i link. Se volete commentarmi, dire cosa ne pensate, dire che comunque mettermi mi piace o non mi piace, lamentarsi su come faccio i video, quello che volete, scrivete pure, i commenti sono aperti. Grazie, al prossimo video. Yo!